Good evening, everyone. My name is Pezzella, for those of you who don't know me. I'm the head of Special Collections, and you are in Special Collections. Welcome. I'm just here to give some introductory remarks and also to specify certain things that we want you to do while you're in this room. First of all, there are an array of bookworks by Vincenzo. Vincenzo Pezzella. Pezzella? Yes. Yeah. I want to make sure I get that name right, of course. And he asked that you not handle the books right off the bat. And if you want to see how the book manifests itself as a book, he will actually walk you through each book after his presentation. There's also food and drink on that side of the room, right? And there are books on this side of the room. So food and drink stay on that side of the room and never migrate to this side of the room. Okay? That's the rule. Good. Secondly, if you are interested in artist books, in the book arts, we're having a second presentation next week. It's the annual Edinger Book Artist Series. And this year's speaker is Michael Coppa. Some of you who grew up in Milwaukee, how many of you grew up in Milwaukee? Only a handful. Really? You grew up in Milwaukee? I didn't know that. Close enough. Well, if you know the name Coppa might sound familiar to you because for the Full Belly Deli on Farwell Avenue. He is the son of the people who own that building and own that business. They no longer own it, but I think it's still called the Full Belly Deli. Is it still called Coppa's? No, it's no longer called. Yeah, it's just a Full Belly Deli. And Michael Coppa actually began his book arts career by making a grocery zine for Coppa's Full Belly Deli. That's how he started, and this is the 26th anniversary of that. And now he's a very fine letterpress printer. And he'll give a presentation on why he chooses to do most of his work in book form, and how his process works in letterpress, and also in other things that he does. He's also a collage artist, he'll talk about that. And he's also a stone cutter. He actually makes gravestones in western Wisconsin. And he'll be doing a presentation, which is open to all, but it's meant for the art and design department. He'll be doing a day-long demonstration on how to cut stone, and then he'll print from the stone, and he'll make broadsides for these stones. So that's next Tuesday. What date is next Tuesday? I don't have the date in front of me. Anybody know? 24th. 24th. Thank you. That's right. It is the 24th. And it starts at 6 p.m. And it won't be held in this room. It will be held in the conference center, which is right across the hall. So it's a book arts month, it seems. So I'm very pleased that you're here to hear Vincenzo Pezzella talk about his book work. I didn't know his book work at all. It was really Anita Alhas, sorry, that I was trying to get that L in there, and I just couldn't get my tongue around that. Perfect. Who introduced me to his work and to the possibility of him speaking here. And I went online to try to discover what his work was like, and it seemed very literary and seemed obscure. I couldn't understand it from looking at his website, but I had an opportunity to talk to Vincenzo last night, and even though he only talks in Italian, I was able to glean an understanding of what his work was like, but I really came to an understanding as I looked at the work, and he explained it more fully. And it's a highly conceptual body of work, I think. And what I love about it is the thing that I love about all art, all work, but particularly artist books. It's about process. And I think what drives his work is poetry and drawing, because that's what he does, poet, and he draws. But also travel, the concept of transit. This work is about remediation, making of a thing, and then remediating it into another thing, and then reiterating it over and over in a variety of ways. And in some cases, the use of these bizarre text and image generating machines that were found in Italian subways in the 1990s, that every time I think about it, it just blows my mind, and he'll explain it to you more fully, that I don't think Americans have ever encountered whatsoever. I've never seen this machine, and the machine itself is conceptual, and it was like an everyday object, it seemed, in subways around
around Italy. So that's all I'm going to say. Remember to come next week, please. Remember to keep the food over there. Remember my ideas about what I think this work is about, and we'll see if it pans out to be that way. And now I'd like to introduce Anita Aljas, who is in the Department of French, Italian, and Comparative Literature, and she will introduce everybody else. Thank you. Every one of you, yeah. Yes. Thank you so much for coming, and especially thank you for coming to the Special Collections. I think that we are a special collection of people here, and Max Yella has an amazing capacity for bringing the right people together around the right things, and this room I think has a special aura to it from all of the gatherings and all of the amazing and unexpected things that you can find here, and all of the people with their unexpected ways of looking at things in their minds. So you are very, very, very welcome to be here today, and we're very happy to see you. I know Vincenzo. I've known him for 3 days, but I know him through Paola Maggi, who is my internet friend. And we met for the first time on Saturday after 3 years of correspondence. And so I had no idea, except for I was imagining what Vincenzo was like. So I'm going to introduce him, but first I'd like to introduce our wonderful interpreter tonight, Jody Forbeck. And we're very fortunate to have a very accomplished interpreter and translator. She did her BA in Italian Studies here at UWM, and she went on to do a Master's in Translation and Interpreting Studies, and she does Italian literary translation. So very interesting trajectory. Started by chance because she ended up in Italy and stayed for 14 years, got married, and the rest is history. I want to also say that there is another event on Thursday, so tonight you have the great honor to hear Vincenzo Pezzella talk. And on Thursday, Paola Maggi is also going to give a talk. There's a flyer in back. You will also see 2 of her books, of her many books, in the back there. And it's going to be a wonderful talk in room 158 in Mitchell Hall. It is a lovely room because it's a teaching room, it's a seminar room. So it's very nice, and around it is the gallery, so the new gallery. So you'll be able to go see the gallery and to come to the talk, and it's going to be interactive, so please come with a ready mind to engage with Paola's lovely talk. And it is entitled Treasure Hunt, Finding James Clerk Maxwell and Others in Marcel Duchamp. It's Thursday at 5 p.m. In Mitchell Hall 158, so please take a picture of this on your way out and tell people to come. Okay, so now I want to introduce Vincenzo Pezzella. He's originally from Naples, the son of a pizza man? A pizza maker? Yeah. Yeah. He said that his first job was at 6 was cutting garlic for his dad. He is an artist, a poet, a videographer based in Milan, and I think that those really don't describe who he is, and I think you will get an inkling of who he is when you see his works and after you hear him speak. But he's an incredible, incredible person. Particularly here, there's a Poesia de Transito, which is a collection of poetry in print and video format, and that gives you an inkling, but then he has so many other works that you will just have to discover them over time. He's the executive director of the Archivio Daedalus Press, which he founded in 2003. So he was the designer of the beautiful books that you see of Paola, and he was very kind to do two books for me. It's the best part of the book. You should just go to the illustrations. I do that anyway in most books. So, and I just wanted to just make one little personal comment. I told my students this today, so I wanted to share it with you. But I believe that anyone, whether or not they speak Italian, who has the chance to speak with Vincenzo for 5 minutes will come away having found amazing intersections with their own most cherished interests and Vincenzo's mind and works. I've seen this happen already many times over the past 3 days. You'd be surprised how many people this has happened to. So it is really a privilege to present to you someone whose exceptional erudition and curiosity
is matched by hard work and amazing follow-through. As you will see, just the tip of the iceberg today. Vincenzo and Jody, please. Grazie di essere qui. Faremo un piccolo viaggio assieme. Farò una lettura e Jody mi traduce e dopodiché faremo assieme una lettura di alcune immagini e vi accompagnerò in un percorso che è il percorso dell'opera che ho realizzato negli ultimi 30 anni. Good evening. I'm going to take you on a trip through my works. I'll start by reading through my presentation for you. Jody will translate what I say, and then we'll take you through a visual trip as well. La vita è un'avventura, non viverla come tale e sprecarla. Questa è la condotta che ho sempre avuto e che mi guida e nella quale sono nate tutte le mie opere, compreso il progetto artistico delle edizioni Archivio Dedalus. La creatività nella nostra specie è porsi delle domande. L'emozionante del nostro viaggio è che noi non lo conosciamo. Non sappiamo dove ci porterà, ma è noto che ci farà incontrare l'altro, così come oggi avviene tra noi. Mi piace l'idea di avere attraversato l'oceano per continuare a essere dentro una narrazione che mi precede, dall'origine dei tempi, da Lucy a Pitagora, Platone, Newton, Galileo, Leonardo, Einstein, cercando di restare umilmente in ascolto del loro pensare, del loro dire, del loro fare. Life is an adventure. Not living life is like throwing it away. I've always followed this conduct and it guides me. All my artwork has been conceived as such, including my artistic project called Edizioni Archivio Dedalus. The creativity of our species is the ability to ask ourselves questions. The excitement is that our journey is unknown. We do not know where it will bring us, but we can recognize that it will lead us to an encounter with one another, just like our encounter here today. I like the idea that I have crossed the ocean to continue to be a part of the history that has come before me, beginning from the origin of time, from Lucy to Pythagoras to Plato, Newton, Galileo, Leonardo, and Einstein, in an attempt to listen humbly to their thoughts, their words, and their actions. Noi non abbiamo che l'immaginazione per conoscere, per cercare, per esistere. Mi piace pensare che siamo sempre in una transizione di fase, come in questo universo derivato dal vuoto quantico. La riflessione sulla durata e sullo spazio alimenta in me una geografia emozionale che diventa l'alfabeto della mia opera, una mia mappa di conoscenza. Perché l'incontro è importante? Perché ci svela l'altro, a noi stessi, e la durata e la biografia della nostra vita, è il percorso di queste tracce. Io stesso ne faccio esperienza quotidianamente. Il mio compito è narrare queste mappe e circuiti di energia. Ecco perché l'LHC mi è molto vicino. In questi anni ho seguito 3 vie maestre e di maestri, da Pitagora a Newton, Maxwell, Einstein, il pensiero come tecnologia della conoscenza, dai graffiti a Lucrezio, la parola prima costruzione dei significati e della storia, dai paleolitici a Leonardo a Galileo, l'osservazione come pratica dell'arte. We have nothing but our imagination to explore, to search out, and to exist. I like to think that we are in a constant state of transition,
just like our universe originating from the quantum vacuum. Reflecting on space and time feeds my emotional geography, which in turn becomes the alphabet of my work, a map of my knowledge. Why is meeting face-to-face important? Because it unveils both the other and ourselves. The length and the biography of our lives is the pathway of these signs. My job is to narrate these maps and the circuits of energy. For this reason, the LHC, or Large Hadron Collider, at CERN is close to my heart. Over the years, I've found 3 master paths and masters. One from Pythagoras, Newton, Maxwell, and Einstein, thought as the technology of knowledge. 2, from graffiti to Lucretius, word as the first building block of meaning and storytelling. 3, from the Paleolithic peoples to Leonardo to Galileo, observation as art in practice. Io non posso prescindere come artista dal domandarmi dove mi trovo. Le leggi della fisica sono per me il fondamento di ogni pensiero creativo e anche simbolico. Così la pratica dell'arte è diventata per me un'indagine sulla presenza che essa ha nei circuiti più vari, come manifestazione di energia. E nelle mie opere l'ho vissuta con diverse forme, dai graffiti all'acceleratore di particelle, l'LHC, e per la lunga pratica di questo viaggio del pensiero e dell'immaginazione, che noi siamo quello che siamo. As an artist, I cannot overlook questioning where I am right now. The laws of physics are the foundation of every creative and symbolic thought that I have. In this way, art in practice has become an investigation of the presence of said art in various circuits as a manifestation of its energy. In my projects, I've experienced this in different forms, from graffiti to the particle accelerator known as the LHC. Thanks to the lengthy tradition of the journey of thought and imagination, we are what we are. Ho cominciato con Pitagora e subito mi sono accorto che la questione dell'energia suscitava un grande fascino su di me. Era l'uomo che mi interessava come protagonista di questo viaggio di conoscenza. Ecco perché più avanti negli anni gli ho dato parola e con essa l'immagine. Lussi, l'ominide, e Daedalus, il veggente, il costruttore. Questo incontro mi ha illuminato anche sul contesto sociale e sul paesaggio storico-antropologico che sarebbe divenuto la mia geografia emozionale, il plasma nel quale vivere e crescere. Tutto ciò che scrivo è uno svelamento come lo è stato per l'opera di Lucrezio, ritrovato pochi mesi fa, forse un anno. Lo avevo letto quando ero ragazzo, evidentemente mai dimenticato. Quando lo leggi ti resta addosso, cita in una lezione il latinista Ivano Dionigi. I began with Pythagoras and immediately realized that the concept of energy evoked great fascination in me. Man interested me as the protagonist in this journey of conscience. And this is why years later I gave it words and an image. Lucy, the Neanderthal, and Daedalus, the soothsayer and the creator. This encounter shed light upon the social context and the historical anthropological landscape, which became my emotional geography, the plasma that allowed me to live and grow. Everything I write is an unveiling, as Lucretius's work was, when I rediscovered some months ago, maybe a year ago. I had read it as a teenager, and evidently I had never forgotten it. As I once heard the Latinist Ivano Dionigi say, when you read it, it sticks with you.
In lui ho ritrovato la presenza di Daedalus come costruttore dei significati degli elementi primi. Daedalo, lavorare artisticamente, variare, da cui l'aggettivo italiano dedaleo. Sono state per me una meraviglia e una conferma che ero sulla strada giusta quando i ragazzi dello stage mi hanno fatto notare che il mio studio era all'angolo della piazzetta Lucrezio Tito Caro già dal 2003. Il messaggio sembra essere: abbiamo vicino chi è ciò che ci guida per la nostra energia creativa e che ci accompagnerà per tutta la vita. E proprio in quei mesi stavo postando le poesie di transito su Facebook, corredate da testi di varia natura, scientifici e letterari, in una forma di autobiografia, come in parte nello spirito del Derererum Natura. Questa mia opera rivisitata con il social è stata caricata nel blog del mio sito, si può leggere anche in una versione inglese. In Lucretius's work, I found Daedalus as a builder of meaning from primal elements. Diadolo meaning to work artistically or transform, from which the Italian adjective daedaleo or labyrinth derives. One day my interns pointed out that my first office was on the corner of Piazzetta Lucrezio or Lucretius, Tito Caro. It was an amazement and a confirmation that I was on the right path. The message seemed to be as follows: the people and things that guide our creative energy and that will accompany us for our entire lives are close to us. Just recently, I have posted Poesie di Transito on Facebook and accompanied my text of various nature, scientific and literary, in autobiographical format, partly in spirit of the De Rerum Natura. This work of mine has been closed on Facebook and uploaded entirely as one piece to the blog on my website. You can also find the English version there. Il logo Daedalus è nato come autoritratto simbolico da un selfie realizzato nel 1994 con una Polaroid. Lo scatto era una citazione, omaggio a Rimbaud e al ritratto di questi che Verlaine gli aveva fatto nel loro periodo parigino intorno al 1843, aggiungendovi l'intrigante Stefan Daedalus di Joyce sulla formazione dell'artista. Ho voluto rendere omaggio a questi due maestri che in qualche modo mi hanno segnato e svelato. La parola è la tecnica più avanzata che possediamo, anche più degli strumenti. Essa è il nostro accesso all'immaginazione, che nessuno strumento può attivare e praticare, ma è anche quell'esperienza di empatia che diventa forma e simbolo e ci fa accedere a mondi sconosciuti e alla bellezza. La parola e l'immagine sono due facce della stessa medaglia, sono speculari, sono una pratica di conoscenza e le troviamo contigue e coniugate in tutta la parabola della nostra storia, da Pitagora, Euclide, Platone, Iveda, Leonardo, Einstein. Ho dedicato a questo connubio diverse opere, dalle poesie di transito a Metroni Vasci, a Living Carmina, ai libri d'arte qui presentati, I fiori del male e Living Art. The Daedalus, yes, il logo di Daedalus. The Daedalus logo was created as a symbolic self-portrait he created from a selfie I took in 1994 with a Polaroid. The snapshot was a reference and an homage to a portrait of Rimbaud and Verlaine during their time in Paris around 1843. With the addition of Joyce's intriguing Stephen Daedalus on the development of an artist, it was my aim to pay homage to these two masters who,
in some way made an impression and revitalized me. Words are the most advanced technology available to us, even more than any tool. They allow us to access our imagination, which no tool can activate or use. But it is also empathy that becomes a form and a symbol that allows us to access unknown worlds and beauty. Words and imagination are two sides of the same coin. They mirror each other. They are our conscience and practice, and we find them contiguous and bound in every parable of our history, from Pythagoras, Euclid, Plato, Vedas, Leonardo, and Einstein. I've dedicated several works to this group, including Poesia di Transito, Metroni Vasci, Living Carmina, and as well as artist books presented here, which are entitled I fiori del male and Living Arts. L'osservazione è al fondamento della nostra storia evolutiva. Noi siamo la specie che pratica l'osservazione più lunga e complessa. Tutti gli artisti sono nati, o comunque lo sono diventati, da sciamani a indagatori della natura. La pratica dell'arte non può esistere senza questo esercizio quotidiano e prolungato. L'arte è la traduzione, a volte in forma di canone, di questa esperienza percettiva e sinestesica. Galileo e Leonardo avevano elevato l'osservazione al fondamento di ogni conoscenza. L'arte, la letteratura, la scienza non sono distanti tra di loro. Tutti cercano di esprimere una visione del mondo e per farlo hanno bisogno di mettere in durata la pratica della propria ricerca, l'energia viva del proprio esistere. Observation is at the foundation of our evolutionary history. We are the species that practices observation longer and in more complex ways. Every artist is born as or has become an observer, from shaman to inquisitors of the natural world. Art and practice cannot exist without this daily and extended exercise. Art is the translation, and in some cases, the canon, of these perceptive and culminating experiences. Galileo and Leonardo elevated observation at the foundation of every conscience. Art, literature, and science are not distant from each other. They each attempt to express a vision of the world, and to achieve this, they need to put their research into practice, the living energy of our very existence. L'osservazione non solo testimonia la libertà di ricerca della comunità nella quale si è attivi, ma segna nella sua pratica quello che noi definiamo spirito del tempo. Ecco perché ha una forma mutevole nei secoli, beneficia delle condizioni di libertà d'osservazione e in ogni caso ne è dialetticamente la ricerca infinita e insaziabile. L'inquietezza per un risultato mai definitivo costituisce la continua ricerca alla sperimentazione dei e nei linguaggi. È condividendo questi principi che ho assunto la condotta di sperimentarmi in diversi linguaggi, di volta in volta che le incrociavo sulla mia strada. Così è stato per il disegno, la pittura, la scrittura, il video, l'editoria. Ne sono nate le tele pitagoriche, le poesie di transito, il logo Daedalus, i libri d'arte, living art, passage, bestiario e altre opere estese nel teatro musicale, Metroni Vasci, ai format letterari, Living Carmina, all'architettura, ai progetti ambientali, al cinema, Botticino Sera, ai social media, Poesie di Transito in Facebook. Observation is not only a testimony to the liberty of research and its active community, but it marks the practice of what we define as the spirit of the times. Therefore, it has an ever-changing form throughout the centuries, which is a benefit to the liberty of research. Or in any case, observation is dialectically infinite and insatiable research.
Restlessness for an undefined outcome consists of continuous experimental research of languages and in languages. It is in the sharing of these principles that I've taken on the conduct of the experimentation in different languages that I encounter, each one on my path, as in my encounters with drawing, painting, writing, videography, and editing. Some of my works resulting from the research are Tele Pitagoriche, the Poesie di Transito, the Daedalus Logo, art books, living art, passages, bestiario, and other pieces in theatrical music, such as Metro Nivashi, in the literary form, Living Carmina, from architecture to environmental projects, to cinema, Botticino Sera, and finally social media with the Poesie in Transito on Facebook. Allora, questa lettera ve la dedico, quella che abbiamo ascoltato adesso, e quindi l'ho scritta per voi, per questo nostro incontro, che continua con le immagini di opere che voi potete vedere su questi tavoli, che sono solo alcune, ma altre immagini che saranno qui sullo schermo le vedremo assieme come un piccolo viaggio che racconterà il resto della mia opera. This letter that I've written is a dedication to you. We will continue to look at the pieces I've described here on the table, and I'll also show you some images up here of my work to continue our trip. La prima immagine è dove siamo, cioè dove siamo con uno zoom un po' indietro, e c'è la galassia Via Lattea. Il personaggio, la sagoma che vedete, è la sagoma di Daedalus, che comincia questo viaggio all'interno di questo mondo. Quindi questa è un'immagine del mio sito. With this image, you can see that this is where we are. We are in the Milky Way where Daedalus began, and this is the beginning of my website. La seconda immagine continua il concetto di energia di cui ho scritto nella lettera e racconta la nascita del logo Daedalus. This is a continuation of the concept of energy that I described in my letter. And these images at the top are what describes the logo Daedalus. A sinistra Up on the left, c'è un disegno in cui sono ritratto there's a drawing where this is drawn. e davanti a me c'è Arthur Rimbaud. I am in the middle, and to the left is Rimbaud. Esatto, che Verlaine ha disegnato. Verlaine ha disegnato Rimbaud. Questa immagine è la nascita del viaggio di Daedalus. This image is the birth of the trip of Daedalus. E io sono stato ispirato da questo disegno, And I was inspired by this cioè il disegno drawing di Verlaine. of Verlaine's drawing. La Polaroid che è al centro è il selfie di cui parlavo, l'ho chiamato impropriamente selfie perché come non c'era nel 1994. The middle one is the selfie that he described, that he had taken of himself, that he didn't actually take of himself and isn't actually a selfie because it was made in 1994. C'era una ragazza che passava di là che mi ha fatto la foto. There was a girl that was walking by and I asked her to take a picture. Ma l'immagine è intenzionale, è quella di ripetere il profilo di Rimbaud. So the intention was to repeat the image of Rimbaud,
that you can see in the first. solo che sono davanti a una mappa della metropolitana, And rather, he's in front of a map of the metro of Milan, che è il luogo dove comincia la scrittura delle poesie di transito, which is the place where his poesie di transito che sono quelle started. che vedete sul tavolo. And you'll see them over here on the table. Sono state scritte nel 1994 And they were written in 1994 e sono finite nel 1999. and finished in 1999. Ok. Dalla parte destra invece c'è una foto di James Joyce ai tempi dei Dubliner, cioè quando aveva scritto i dublinesi. Instead, here on the right is a picture of James Joyce when at the time that he was writing the Dubliner. È stato l'altro mio ispiratore per Daedalus, per il nome, He was another inspiration of mine for the name Daedalus, perché Joyce ha scritto il ritratto del giovane artista Stepan Daedalus. because he wrote about the young artist Eh. Stephen Daedalus. L'immagine che invece vedete in basso è la traduzione grafica, il mio disegno in traduzione grafica di quella immagine della Polaroid. And so at the bottom, the logo is the translation, the graphic translation of the image that you È see stato above. disegnato nel 2002. And it was drawn in 2002. Nel 2002. Il banco ottico o la macchina foto, come volete, la parte ottico, no? Oggetto ottico che si vede, The camera that you can see in the middle. ecco, a motivo del fatto che questo disegno e questo logo l'ho realizzato per depositare un marchio come videomaker. Okay, because was the time that he was a videographer, and he. In seguito ho scoperto che James Joyce nel 1900 aveva aperto una sala di proiezione cinematografica a Dublino. And later later I discovered that James Joyce had opened up a cinema a Dublino, A Dublino, in Dublin, che però fu un fallimento. but then failed. Andiamo avanti sull'altra immagine successiva. Quindi l'origine del logo, questo che abbiamo visto è l'origine del logo. In quest'altra pagina in realtà ci sono disegni che mi appartengono e opere che sono del passato. These are rather images from my website that are about my past. Questo per dirvi che in modo paradossale gli artisti non fanno niente di nuovo. And this is the paradox that I'd like to point out, that artists are never inventing something that is brand new. Copiano quasi sempre. They always make copies. Ecco, solo che non lo sanno, perché But they don't know. l'hanno dimenticate le immagini che l'hanno viste. Because they forgot the images that they had seen Ecco. earlier in their lives. E quindi in questa schermata vediamo un disegno mio che è quello di Lucy, The image of Lucy that we see in here. cui Lucy non è nell'hula hop, She's not in a hula hoop. no, ma è nell'anello del ciclotrone, quindi Oh, she's delle in particelle elementari. the LHC or the Large Hadron Collider. E pur non volendo disegnare Eva di Masaccio in quel caso, So this is not a picture of Eva. It's not a drawing of alla fine Eva. quando, Or Eve, excuse esatto, me, Adam and quando scrivevo che gli artisti cercano sempre l'origine, alla fine non si possono sottrarre da cercarla. Eve. Sì, che gli artisti non si possono sottrarre da cercare un'origine. So the point is that artists cannot pull themselves back from finding their origins. Sono andato un po' più indietro di Eva, che è nella cronologia biblica, So in biblical chronology, went a little bit further back perché Eva mi sembrava una parente troppo vicina. because Eve seemed like she was a little too close for as a. E quindi ho trovato Lucy, So he thought back. So I thought back to Lucy, che era un ominide, who was the Neanderthal, scoperta dai Lacchei, coniugi Lacchei. who was discovered relatively recently. Aggiungo un elemento che, guardate che Lucy ha uno spruzzo di latte dai seni che fa la scritta voce d'uomo.
So he added that Lucy has sort of milk that's coming out of her breasts. Anche questa è una cosa che quando ho disegnato mi poteva sembrare nuova. And when he drew this, or when I drew this, I also thought it was something new. E invece l'hanno fatto tanti artisti centinaia di anni prima di me. But many artists have done this hundreds of times, E dopo li troveremo. and we'll see those later as well. Le altre tre immagini sono immagini di tecniche diverse, un disegno, una pittura e un collage. We've got 3 more images at the bottom, a drawing, a painting, and a collage. Ma anche queste immagini sono una risposta alla domanda origine. And these are also images that are a response to my origins. Nella lettura che abbiamo fatto parlavo di tele pitagoriche e questa è una tela pitagorica. When I was reading my letter to you, we talked about telepitagoriche, and the one in the middle is just that. A distanza di circa, è del 1978, a distanza di un po' di anni, mi sembra un progetto di sviluppo digitale, un abaco degli bit, aperto chiuso. Okay, and looking back, this is looking back to 1978. It looks more like a digital work of art. Sì. Andiamo un po' avanti perché altrimenti perdiamo troppo. Passiamo a un'immagine che è un'immagine ancora una volta in cui un dipinto di Tintoretto che vedete al centro There's a painting of Tintoretto. fa in the esattamente center. quello che vi raccontavo, cioè illustra il mito di Ercole che viene allattato da Era. It illustrates the story of. Cioè che Ercole, bambino, Hercules, who Zeus is giving to Hera because he needs his. cioè Zeus aveva questo figlioletto che comunque era mezzo umano e mezzo divino, e però pure aveva bisogno di latte comunque. So Zeus had this son of his who was half god and half human, and he needed to find someone who could feed it. So Allora, he gave the Daedalus to lo attacca al seno di Era, però Ercole sapete che era forte, allora prende con la mano il seno, lo stringe un po' e fa svegliare Era mentre Era dormiva. And Hera was sleeping at the time, and because Hercules was so strong, he really squeezed her when he was trying to eat, and then that's when the milk went squirting out and created the Allontana milky. Ercole e lo spruzzo di latte dà vita alla galassia, So alla the- Via Lattea. Quindi so- siamo ritornati alla Via Lattea. And so we've come full circle back to the Milky Way. Ecco. Questi due disegni laterali sono due miei disegni in cui in realtà racconto la stessa cosa pur avendo dimenticato Tintoretto. And the drawings that I've made that are mine that are on the sides here are drawings that I didn't connect back to the image of Tintoretto, though it was something that I had seen when I was younger. But they are the same. Questo disegno l'ho fatto per la copertina di un'opera lirica che ho scritto vuole raffigurare una gypsy. So this is image that I drew for the cover of opera lirica, Sì, of sì. an opera that I wrote, and it is an image of a gypsy. E c'è un circuito chiuso della vita, insomma, no? And there's a closed circuit of life. Ok. L'altro invece è un disegno che si trova nelle illustrazioni dei libri del Living Art, e quindi quel disegno mi è stato ispirato da un saggio di Anita John Alcas, che è l'incontro del destino in questo momento della nostra, così, del nostro andare. Okay, so this other image is was inspired by the meeting with Anita Alcas, and is illustrated over here, and it's the continuum of. E due personaggi che sono laterali lì sono Marcel Duchamp e Charles Baudelaire, e al centro vedete una figura femminile che vi può ricordare il mito di Daphne, ma anche il mito di Era, perché ci sono gli stessi elementi della galassia.
And so the two images on the sides are Duchamp Sì, Marcel Duchamp e Charles Baudelaire. and Baudelaire. And in the middle there's an image of a female that could be Daphne. Vediamo sul sito. Ecco, continuiamo con una pagina del mio sito. Questa pagina l'ho scelta per questi motivi. So this is a page from my website, and I've chosen these images for the following reason. Tutti noi abbiamo da bambini raccolte le immagini When we were, all of us, con when degli album we were kids, we made collections of images that we liked. e in fondo gli artisti continuano a essere bambini raccogliendo delle immagini. And at the end of the day, artists are just still kids who really like to collect images. In questa pagina ho messo in composizione alcune immagini di mie opere con tecniche molto diverse, c'è pittura, fotografia, video. So the collection of images that you can see here are images that I wanted to give an example of the things that I do. Video, photography, drawing, painting. Tutto quello che vi ho scritto nella letterina di prima. All of those things that I described to you in the letter. Il centro di questo percorso è scritto nella letterina è l'energia. The center, the heart of the letter and of these images is written in what I. Ci sono immagini che sono esplicite rispetto al concetto di energia, addirittura sono delle formule matematiche. There are some images that are explicit for, as a matter of fact, there are some mathematical equations. E ci sono altre immagini che sono meno esplicite. And then there are others that are less explicit. Questa pagina l'ho chiamata iconostasi. This page is called Iconostasi. Non ci ho pensato quando l'ho composta questa pagina, è venuto mentre lo facevo. I didn't think about that title before I composed the page. It came to me as I was composing it. Iconostasi è un diaframma all'interno della cultura ortodossa Iconostasi is a diaphragm che and the inside of divide l'iniziato da colui che gestisce la conoscenza di un rito, that divides cioè il fedele l'iniziato that è il divides ministro del rito. the L'iniziato, cioè il beginning or the origin from ministro del rito. the mystery of life. Esatto. L'arte è la stessa cosa. Art is the same thing. Questa pagina potrebbe essere la stessissima cosa, cioè è il filtro che c'è tra colui che fruisce e che vi è in lettura. So this page could be the same thing. It's like the beginning or the origins, and it leads È quello che noi cerchiamo nell'arte, cioè una via spirituale. to what we are looking for in art or in our spiritual path. È un po' eretica come scelta perché sto parlando di iconostasi che è vissuta come un luogo sacro. It's a little sacrosanct maybe because I'm not going through the religious path, but Un'architettura religiosa. it's not a religious architecture, but it's Mentre io qui ho portato l'iconostasi in un sito, quindi nel computer. so he brought that same path into his computer to share. Però è molto pertinente perché l'iconostasi, se vai un po' più giù, l'iconostasi è una narrazione di un'origine. Iconostasi is the story of an origin story, E i cui personaggi fondamentali e principali and for which the characters or the people, the protagonists, sono nella narrazione di quel racconto religioso, that are in the same stories, religious stories that we know.
sono Cristo, Christ, c'è Maria e tutti gli altri partecipanti alla sua storia. Christ, Mary, and all of the other participants of those stories. Il centro di questa storia invece è Daedalus e Lucy. And at the heart of the story there is Daedalus and Lucy. Ma questo questo è solo per dirvi che il percorso della vita umana è una storia. And this is just to demonstrate that the path of life is simply a story. Alcune di queste immagini sono le opere che avete qui in sala. Some of these images are of the works that you can see over here. E alcune di queste immagini sono l'apertura a un'altra storia e a un'altra tecnica. And some of them are the opening or the origin of another story. Come questa centrale che è il fotogramma di un video in cui io scrivo questa opera che si chiama Poesia di Transito. Like this one is actually a video or the beginning of a video of me and the origin of my Poesia in Transito and where I was at that time when I started writing. Possiamo vedere un frammento, Let's have a look at one. proprio giusto per aprire. Giù. Questo. Questo video è stato realizzato nel 1994 e racconta la scrittura, l'azione di scrittura. This video was made in Vediamo solo qualche 1994. frammento di immagine. We'll just see a couple of parts of the video, but it tells the story of, or the origin story of Poesia di Transito. Avanti. Ok, perfetto. Questo è il paesaggio della subway di Milano, della sotterranea. It's the subway in Milan or the metro in Milan. Ecco, fermati qua, su un po' indietro. Vabbè, non importa. Avete visto il display? Indietro sul display. Ecco, questo è quello che avete visto prima, un po' il display, non importa. Ok. Il display che avete visto è la tastiera su cui ho scritto i testi. So the display that you saw was the tastiera. Keyboard. Sì. Was the Prima dei computer nel 1994. So we're talking about 1994 before computers, and the keyboard, what you see in the video is the keyboard of this machine where I wrote the poetry. Con quella macchina si scrivevano biglietti da visita. It was meant to be a contraption that you could make business cards from or invitations. Come quello che mi ha dato Jody della Walk-in Yum. Just like the one that Jody gave me of her Esatto. business card. You could make these there. Dentro questi formati, questi biglietti, ho scritto dei poemi. So on that same format, I, instead of making a business card, wrote poems. In un viaggio che è durato dal 1994 al 1999. In a journey that led me 1994 to 1999.
è cominciato nelle subway di Milano e di Roma. It started in the subway in Milan and Rome. Ritorniamo sulle immagini di prima, e queste subway sono da considerare come un circuito, And these subways are una rete a circuit or a net nella quale gira la psiche, l'energia, in which our psyche travels. Ecco il motivo per cui nella letterina che prima ho letto ho citato l'LHC di Ginevra, And this is why in the letter that I read to you before I spoke perché about nelle the LHC girano i protoni, because in the LHC the protons go around in circles, che sono le particelle che non decadono, which are dall'origine del Big Bang, Which o are anche prima, the particles that don't break apart or don't fall, that came from Big Bang, e noi siamo protoni. and we're protons. Quindi c'è la somiglianza dei circuiti, So the similarity between the circuits è dovuta al fatto che all'interno di questi è sempre l'energia quella che is because inside these circuits there's that same energy fa un viaggio, quella che fa un viaggio. which is traveling. Quindi ritornando indietro alla nostra iconostasi, adesso avete più chiaro il motivo per cui in questa iconostasi ho scritto su in alto, scusa un attimo, giù. In questa iconostasi ho scritto su in alto, in modo un po' presuntuoso ma simpatico, ironico, c'è una formula che è energia positiva e energia negativa è uguale allo zero quantico. So I created this equation, which is sort of an ironic equation, but it's positive energy, negative energy is equal to E quello che noi stiamo vedendo, e c'è la pagina di un sito, non è altro che una rete, uguale a cos'è quel un circuito. no, Un è zero uguale 0 quanto? to the zero quantum zero. Sì, non mi soffermo sulla fisica perché magari qui c'è un fisico davvero che farebbe... Però ecco, I'm not going to get into the physics because there might be zero a quantico one vuol out dire here che... somewhere who's going to Sì, correct vabbè, me. lo sapete comunque, zero quantico vuol dire che nella quantistica c'è l'energia non ha mai uno stato stabile, è sempre fluttuante. The base of the idea is that there's never a constant. Cioè c'è sempre una trasformazione di fase, e noi siamo una trasformazione di fase. The phases are in constant change. Quindi l'arte risponde anche a questa legge, non è altro che una trasformazione di fase. And so art responds exactly to the same Cioè gli artisti concept that it's vivono always una changing. trasformazione di fase tra loro e la loro opera. They change, it transforms just, their art transforms just like their art, they transform. Quindi dal mio punto di vista è pertinente questa similitudine, So ovviamente. from my point of view, this is a really pertinent point. Quindi ritornando alle immagini dei due personaggi che sono Daedalus e Lucy, abbiamo detto sono il centro della narrazione dell'iconostasi, sono anche il centro della narrazione dell'energia. Bravo, un po'. Giù, Sì. No, scusami. sopra. Sì. Sono anche il centro della narrazione dell'energia. Abbiamo detto sì. Sono anche il centro della narrazione dell'energia, eccolo qua. Sì, Lucy. Yeah. Oh, right. Bravo. Sorry. Questo. Ecco. Lucy? Quindi sono anche il centro della narrazione dell'energia. Bravo. So Lucy is at the center of storytelling and energy, Ok, ritorni subito qua. history. Ecco. Quindi andando più in giù, vediamo quello che c'è sotto. Sì. Ecco. Queste immagini sono un testo della poesia di transito, un volume che è un libro delle edizioni che sono seguite a quel logo.
nel 2010. So these images are of some of the poetry in transit or poesie di transito that I did, and this is the result later that was made in 2010. that was made in 2010, which is a book of the poetry that was Bravo. written previously. Questo cartoncino è dedicato all'immigrazione nel Mediterraneo degli albanesi del 1994. The card here, the second from the right, is a dedication to the Albanian immigrants that were coming over to Italy in 1992. La nostra storia non è altro che una storia di migrazione. Our history is nothing but one of migration, E anche quella è una trasformazione di fase. and that is also a transformation of a phase or. Alcune di queste immagini sono delle opere in progetto, cioè il loro completamento ancora non è avvenuto. Questo. Alcune di queste immagini, Oh. per esempio, questa immagine centrale è il disegno di un kilim, di un tappeto. This is the one in the center here is an image of a Che non ho rug, realizzato, which ma I did è not make. l'immagine di un oggetto di scena che viene raccontato in questo libretto d'opera che si chiama Metroni Lasci. It is part of the background to this other book that I wrote called. Per chi Metroni conosce un Lasci. po' i carpet, i tappeti, sa che in realtà viene raccontata una storia, c'è una rete. For those who know about Oriental carpets, it's not just a carpet, but Quindi there's an anche lì actual story within the weaving of the Anche lì carpet, abbiamo un circuito di energia. in which raffigurato. there is also a circuit of energy. Questa immagine di fianco invece è un'immagine a cui tengo molto perché, sempre pensando alla fisica, So the image next to that, though in black and white with the red, is one that is very close to my heart because era un tentativo di raffigurare il corpo nero di Max Planck. it was an attempt to draw the black part was the body of Max Planck. Max Planck. Max Planck. Guardando invece le ultime immagini, più in basso, e concludiamo con questo, And this is abbiamo in questo percorso del viaggio che abbiamo fatto quello che è l'auspicio di un percorso, e cioè l'incontro. So here we are in conclusion. These final images are the end of our Per gli artisti journey. l'incontro è il fondamento della loro arte. For artists, the meeting is the foundation of their art. Senza incontro l'arte non avrebbe senso. Without meeting, there's no sense in making Quindi the mi art. piace concludere questa piccola narrazione che abbiamo fatto scegliendo un percorso So I'd like to conclude the story that I've told you. degli infiniti possibili, perché si potrebbe cominciare da un'altra immagine, That we could start from an infinite image. We could go on to another anche image. dalla fine all'inizio. From the end back to the beginning. Quindi concludiamo con queste due immagini So we're going to conclude with these two images. che sono, e mi piace dirlo perché qui siamo in un'università dove la parola ha anche un suo fondamento, no? So I'd like to say this because we're at a university incontro. where Quindi- words are an important point of contact. Quindi mi piace concludere con questo progetto che è la bandiera delle lingue del mondo, So I'd like to end with this project that I'm doing with all of the languages of the world. che trovate qui su un tavolo solo nella sua forma di progetto.
which you'll see here in its very first phase. in quanto l'opera sua diciamo definitiva dovrebbe essere un arazzo molto grande In its end di stage, 3 metri per 5. it should be a 3 by 5 meter yeah, Arazzo, Tapestry. arazzo, tapestry. come un capo. L'altra immagine è il viaggio che abbiamo compiuto fino adesso, sostenuto da un'audace equazione che io ho provato a scrivere, che è più un'equazione antropologica. So in this final image, I've tried to connect these two images with an equation that E dice che and it says, l'apertura di una comunità sviluppa il contesto del viaggio nelle tecnologie. Tanto più una comunità si apre all'esplorazione, tanto più raggiungerà delle tecnologie nuove. Tanto più una comunità si apre when a community opens itself up all'esplorazione to exploration, e tanto più raggiungerà una conoscenza it opens itself up to knowledge e dei mondi sconosciuti, and to new worlds, che è l'arte. which is art. Basta. Grazie. Quanto tempo abbiamo? Siamo stati più o meno nei tempi? Se qualcuno vuole qualche spiegazione. Dici. Yeah. Thank you very much. And does your jersey represent a specific team or is it just general? Rappresenta una squadra particolare. No, però quando ero ragazzo giocavo a pallone e ero molto bravo. When he was a kid, he played soccer and he was pretty good at it. Io avrei una domanda. Vorrei sapere, Vincenzo, come fai di solito a creare un'opera? Cioè, qual è la tua genesi? Cioè, ti metti lì a schizzettare qua e là oppure nasce So insomma? the question that Simonetta is asking is how do you start creating? What's your process when you really just start? Beh, lo dicevo prima, in realtà gli artisti non è che esattamente creano delle opere, le incontrano, As he was saying before, well, cioè fanno delle associazioni. Poi c'è l'aspetto della tecnica, o che di solito noi consideriamo l'artigianato dell'opera, ma l'artigianato dell'opera è proprio la messa in forma di questa esperienza. he's saying that artists don't make art; they just meet up with it. They meet it. They find it and then they use tools or to Cioè create it. sì, è lo spirito di esplorazione che fa l'opera. It's the spirit of exploration that makes the work of art. Faccio un esempio, cioè io non ho scelto di scrivere le poesie di transito, cioè mi sono ritrovato facendo una vita da gypsy, no? Un po' per strada. He didn't really mean to start writing the poesie di transito, the poetry that he was writing in the subway, but he was sort of Nel gypsy 1993 in cioè, 1993. ho incontrato, cioè mi sono scontrato con questa macchina He found this machine in the subway, che fa i biglietti da visita, which made si mettono dentro i soldi cards. You put your money in, e serviva sostanzialmente per i commessi viaggiatori and it was really just made for travelers to get. che avevano finito i Cards biglietti da made. visita, cioè, They were simply for dovevano andare da un creating cliente, business cards dovevano or andare da un invitations. cliente e gli serviva un biglietto. So maybe they needed a business card right away, and they're like, oh, Non potevano andare in una stamperia, they couldn't go to the card shop or to make a big order. So that was
E io mi sono fermato perché ero curioso. So he just stopped to, Ho because he visto was qualcuno che curious. scriveva e sono andato a vedere. So he saw somebody writing on there, so he stopped to see what he could do with it. Cioè, ho avuto davanti una tastiera, che è quella che per voi è normale perché è come un computer, e ho detto qui si scrive. E ho cominciato a scrivere. He saw a keyboard and thought, oh, I can write on here, so I guess that's my form of communication. E ho dovuto conoscere alcuni limiti. Uno era che c'era un tempo fissato, in 20 minuti dovevi scrivere, altrimenti il foglio usciva bianco. So he had to learn some of the limits of the machine. You only had a certain amount of time that you could write. E un'altra condizione era che sulla tastiera non c'erano i punti di esclamazione, i punti esclamativi, i punti di domanda, perché in un biglietto da visita lo servono. And so he also learned that there were no punctuation marks, because it was really just meant for business cards. So there was a learning curve and. Per questo se leggete i testi non trovate tutta un'interpunzione So in the grammaticale, text, sintattica a cui siete abituati. so in the text you will not see any punctuation that you're used to seeing when you read Quindi the text. la forma letteraria di quel testo dipende dallo strumento che utilizzate. So the literary form of that text is dependent on the tool I had to make it. Quindi io mi sono adattato a quello che era lo strumento. So I had to adapt myself to the tool that I had to make my art. Quindi rispondendo alla domanda, gli artisti in realtà incontrano le opere, perché secondo quello che cercavo di raccontare, in realtà è un'esperienza di energia che si cerca e si trova. So as I was saying, that our artists sort of meet the tool that they can use to express themselves. Racconto un'ultima cosa che spiega quello che stiamo dicendo. Io ho disegnato Charles Baudelaire, I fiori del male, e li ho disegnati con il mouse al computer direttamente, senza matita. Ci ho usato il mouse come matita, no? Quindi anche questo è una cosa che ho trovato. Nel 1990 l'ho trovata nel 2004 quando ho comprato il computer. As a last example, the drawing that I made of Baudelaire was made with a mouse, which is the tool that I found to make it as I needed to draw. Quando ho visto le immagini che ho disegnato, visto che erano luminose, mi sembravano strane, perché quando disegnavo con la matita le immagini non erano mai luminose, non avevano luce. Very different because there was like a luminous there's light in the background when you're drawing with a mouse. Allora ho capito che erano luminose perché in realtà c'era una luce che era sotto a quella del computer e quindi le immagini mi sembravano come se avessi disegnato per un progetto di vetri. And so the light that was coming from underneath the image or the lines looked like it was drawn on glass rather than come i progetti della vetreria del 1300, delle chiese gotiche. Just like stained glass that you would see in a church, in old Gothic churches. Solo che le storie delle chiese gotiche sono delle storie bibliche, quindi le storie della vita di Cristo, eccetera. Invece in Charles Baudelaire io ho disegnato delle storie pagane, anche erotiche, voglio dire. And rather the images that you see in a Gothic church are of biblical images, and the ones that I drew of Baudelaire were pagan images. Quindi questi libri che voi vedete lì con questi disegni sono un'opera, ma da quest'opera ne è nata un'altra, aprono la porta a un'altra opera a cui io non avevo pensato, che è quello di realizzare questi disegni in vetro, in immagini di vetro. And so the fact that I learned about this new tool and saw it as an image that was on glass, then that looked like it was floating on glass, brought me to the next phase, which was actually trying to put that image on glass. E quindi non posso realizzarle nella stessa idea del gotico, cioè perché sarebbe, come architettura sarebbe una chiesa, quindi sarebbe un uomo e non combacia, non c'è integrazione tra queste immagini. And so he wouldn't be able to put these images in the same
architecture that you would Però in a l'architect- Gothic church, but Sì, però l'architettura è rimasta nella mia testa come il luogo in cui queste immagini possono effettivamente diventare, c'è il connubio più ideale. But the thing that stuck with me was that that design should be on a piece of glass in architecture like a Gothic church, because it belongs in that group of that kind of art. Quindi mi è frullato nella testa per tutto questo tempo So it's been- quale architettura può accogliere e può completare e può sposarsi, coniugarsi con queste immagini. And so I've got all these things mixing in my head about where I can put an image like that. What kind of architecture could I put? Poi on sono an arrivato image qua like that? e mi sono accorto che in realtà sono venuto qua perché dovevo trovare l'architettura qui. And so here I am meeting you, and I realized that my purpose is to find the architecture here where I can find a piece of glass to. E quando ho visto le case di questa zona, di questo quartiere, di questo arrondissement, ho visto che quella era l'architettura che io stavo cercando. And when I saw the houses in this area, in this neighborhood, I thought, there it is. This is the place E where quindi my il progetto della vetreria, ho pensato che non sarebbe mai potuto essere un progetto di un'opera dentro la stanza di un museo, perché il progetto poteva essere completo solo se si coniugava direttamente con l'architettura di una casa, che doveva essere nel luogo di una casa, quindi in una strada. And so I realized that it couldn't be, these sort of images or on glass could not be in other sorts of architecture, but they really belong in a house. E quindi io ho incontrato queste energie, le ho incontrate perché, come dicevo prima, c'è il senso e il contenuto dell'arte e l'incontro di energie diverse And so I encountered this place for this purpose, to be che able to. partecipano insieme a un racconto che è già cominciato ma che loro continuano. So these two things have combined to be able to form this story, and it'll be the continuation. E questa serata è un momento del racconto. And this evening is just a piece of that story. Quindi vi ringrazio di essere stati presenti. Thank you everyone for coming. So much.